Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play. Oggi vi voglio presentare il diritto di Roger Federer. Sicuramente qualcuno ha il desiderio di fare il diritto come Roger Federer oppure di assomigliare al suo diritto, e quindi oggi vi voglio presentare qualche dritta per poter tirare come lui, fare il diritto come lui. Allora, iniziamo con l'impugnatura, che è la cosa fondamentale. L'impugnatura di Roger Federer è un'impugnatura strong eastern di diritto, cioè che si trova tra la eastern di diritto e la semi-western di diritto. La fase di preparazione comincia con l'accompagnamento della racchetta con il braccio non dominante. Come si vede qui, il braccio non dominante accompagna la racchetta indietro, in tal modo di poter anche ruotare il tronco. Si nota anche una cosa molto importante, come il gomito dominante è sotto l'altezza della spalla. Dal lato posteriore si vede come il gomito, guardate, il gomito sta sotto l'altezza della spalla, sotto la spalla. Un'altra cosa importante, visto che ha accompagnato con la mano non dominante la racchetta indietro, lo sguardo è in avanti e che sta mirando sopra la spalla. Quindi dobbiamo girare il tronco talmente tanto per arrivare con il mento, quasi col mento, sopra la spalla. Ecco qui, col mento sopra la spalla. Da qui comincia la fase della caduta della racchetta. Guardate un pochettino come la racchetta è stata spinta indietro. Guardate un po', dopo che abbiamo accompagnato con la mano non dominante la racchetta indietro, siamo arrivati in questa posizione in cui con la mano non dominante, si vede il palmo della mano non dominante, rivolto verso il basso, così come anche il piatto corde della racchetta è rivolto verso il basso. Si nota qui, si nota anche che il braccio non dominante è disteso lateralmente, parallelo alla rete, invece il braccio dominante è leggermente piegato. Si vede meglio dal lato posteriore come, guardate, come il braccio non dominante è disteso, invece il braccio dominante è piegato. Si vede anche qui come la mano non dominante, il palmo della mano non dominante è rivolto verso il basso, come anche il piatto corde è rivolto verso il basso. Si nota come il mento sta sopra la spalla, lo sguardo in avanti che mira sopra la spalla. Vediamo anche dal lato posteriore, guardate un po' come lo sguardo è in avanti verso la palla col mento che sta ancora sopra la spalla. Andiamo avanti con la fase di accelerazione. Cosa osserviamo? Che il tronco comincia a ruotarsi con l'aiuto del braccio non dominante. Guardate un po', prima il braccio non dominante era disteso, adesso comincia a piegarsi. Invece, al contrario, prima il braccio dominante era piegato, guardate, ricordate, adesso il braccio dominante è disteso. Si nota come il tronco ha iniziato a ruotarsi, il braccio non dominante, guardate un po', comincia a piegarsi, invece l'altro braccio dominante è disteso. Si nota come ancora il piatto corde rimane verso il basso. Vediamo dal lato posteriore, guardate un po' come il braccio
dominante si è disteso, il piatto corde sta ancora verso il basso, è rivolto verso il basso, e come il tronco inizia a rotarsi. Guardate un po' prima come era il tronco, la linea delle spalle, invece adesso la linea delle spalle comincia a girarsi, quindi il tronco comincia a girarsi. Abbiamo visto come il tronco ha cominciato a rotarsi. Guardate un attimo, guardate come il tronco si è girato molto di più rispetto alla fine della caduta della testa racchetta. Guardate un po', abbiamo qua un angolo di 110 gradi più o meno, quindi il tronco continua a rotarsi con la racchetta che rimane indietro. Guardate, il piatto corde è sempre rivolto verso il basso. Guardate l'angolo tra la racchetta e l'avambraccio e il piatto corde che è rimasto verso il basso. Per poter avere questo angolo tra la racchetta e l'avambraccio bisogna non stringere fortissimo la racchetta. Ok, andiamo avanti. Guardate, in questo momento, in questo dirito, inizia la rotazione dell'avambraccio e non del polso. Invece dall'altra prospettiva, guardate il polso come inizia a rotarsi. Ok, siamo arrivati all'impatto con la palla. Guardate come dopo l'impatto con la palla lo sguardo rimane sempre sull'impatto con la palla. Qua finisce la rotazione del polso. Guardate, anche qui lo sguardo sull'impatto con la palla che rimane fino alla fine del movimento. Qua è la fine della rotazione dell'avambraccio. Guardate, lo sguardo è rimasto sull'impatto con la palla. In questo dirito, in questo esempio, che ovviamente i diriti sono sempre diversi, guardate come ha impattato non tanto al centro e la racchetta si è girata. Guardate, anzi non la racchetta, il polso si è girato, perché la racchetta non si è girata nella mano. Guardate, talmente morbida è la mano, che su questo impatto con la palla vedete come si emula a ballerone per poter comunque avere un dirito decente. Lo sguardo rimane sempre sull'impatto fino alla fine del movimento. Guardate, la racchetta già ha toccato la mano non dominante e lo sguardo è rimasto. Guardate il mento nel finale come arriva sopra la spalla del braccio dominante, e guardate qui come la racchetta è arrivata indietro. Guardate anche qui da questa prospettiva lo sguardo rimane tale. Guardate il finale con la testa della racchetta che tocca il braccio non dominante. Un altro esempio del finale, guardate qua come il mento sta sopra la spalla dominante e invece la testa della racchetta arriva indietro toccando addirittura il braccio non dominante. Guardate un po'.
come la racchetta, tocca il braccio non dominante. Quindi grazie a questa impugnatura, la strong eastern di diritto, e grazie al suo modo di giocare, il suo finale più o meno sarà sempre così. Quindi che la racchetta arriva a toccare il braccio non dominante tra la spalla e il gomito. Grazie per la vostra attenzione. Sicuramente ci vediamo e ci sentiamo al prossimo video. Vi auguro tanto tennis e, perché no, qualche diritto alla Roger Federer. Un abbraccio a tutti, ciao ciao!